Già il luogo dell'iniziativa è eloquente, Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Presidente del Senato, cui è stata firmata la Costituzione italiana. Nella sala Zuccari e in quelle attigue scorre la secolare storia dei giubilei dentro la copiosa messe di documenti, libri, stampe, in gran parte proveniente dalla preziosa biblioteca del Senato. Non poteva mancare l'inizio di tutto, la bolla con cui Bonifacio VIII indisse nel 1300 il primo giubileo. Viene dalla Biblioteca Vaticana, la suggestione è profonda anche perché il documento è posto di fronte al cimelio senatoriale delle polveri di Dante, che quel Papa mise all'inferno. Certamente nelle iniziative del Giubileo questo è veramente un grande successo e ci auguriamo anche che abbia una risposta da parte del pubblico. Il pregio anche di questa mostra è quello di ripercorrere in senso diacronico molto ampio, dal Giubileo del 1300 fino al grande Giubileo del 2000, tutta una serie di aspetti e di vederne la concatenazione, le permanenze e i mutamenti. Si va appunto dalle bolle ovviamente di indizione del Giubileo a quella che era l'accoglienza, il viaggio, quindi vediamo anche come la placchetta del pellegrino nel Medioevo o nell'età moderna diventi poi la carta del pellegrino nel Giubileo del 1950. Il presidente Grasso ha invitato alla mostra, ingresso libero, tutti i cittadini di qualsiasi appartenenza religiosa o ascendenza culturale. Questa iniziativa qui, su un evento religioso, non è un cortocircuito nei rapporti Stato-Chiesa? Questo evento religioso fa parte della storia italiana e della storia di Roma, è uno degli aspetti costitutivi del rapporto tra Roma, l'Italia e il mondo, il Giubileo, ed è una storia di più di 700 anni. Roma si sviluppa e sempre più prova ad accogliere queste dimensioni dei pellegrini che vengono a visitarla. Il Giubileo è una grande storia e come tutte le cose che hanno una grande storia e una tradizione viventi, io credo abbia un grande futuro. Il Giubileo ha un futuro per i credenti, ma un Giubileo ha un grande interesse per tutti perché è una parte importante della storia dell'Italia, di Roma e del nostro mondo. Tante curiosità, stampe che ritraggono antiche aperture di porte sante, progetti mai realizzati a San Pietro come il terzo braccio del colonnato, medaglie celebrative coniate lungo i secoli, vengono dal Museo della Zecca che presto riaprirà. Il Museo della Zecca ha presentato e presenta in questa mostra una raccolta straordinaria di medaglie. Sono piccoli documenti in metallo che ci raccontano la storia dei giubilei. È un momento particolare di questa lunga storia dei giubilei che noi presentiamo estrapolandola da una collezione del Museo della Zecca di Roma fatta di coni e di medaglie, un unicum nel tempo, considerando che poi la medaglia è un frutto del genio italiano che nasce alla metà del 1400. La medaglia prima non esisteva, è un genere nuovo, l'unico creato però dal genio italiano, dal grande Pisarello. Credenti e non, la storia dei Giubilei ci riguarda, è la storia di cui siamo fatti, conoscerla rende tutti più consapevoli.